The Portuguese we hear today is not just Latin with an accent. It's actually a mosaic shaped by centuries of influence from different cultures. But which ones and from where? Let's find out in part two of my conversation with Leonardo from Portuguese with Leo. This conversation is going to be in Italian, so make sure your subtitles are switched on if you need them. Ready for a quick trip through history? Let's get this started. I hope you enjoy. Esatto, allora abbiamo già forse menzionato il fatto che più o meno tutte le lingue del mondo, anzi senza dubbio tutte le lingue del mondo hanno una loro evoluzione e molto spesso questa evoluzione si produce proprio in seguito al contatto e all'influenza delle culture e delle lingue vicine, spesso quelle dominanti naturalmente. Io so che tu nel tuo canale hai un bellissimo video, io l'ho guardato già più di una volta, davvero, sulla storia della lingua portoghese, e ti vorrei chiedere se puoi farci un breve riassunto. Il link al video sarà naturalmente in descrizione, quindi andate assolutamente a vederlo, ma così tanto per dare un assaggio, ti chiederei di spiegare brevemente quali sono le influenze principali, quali sono state nel percorso della storia della lingua portoghese, le influenze principali, le culture che hanno maggiormente influenzato il portoghese nella sua evoluzione. Ok, allora ancora una volta io non sono esperto di linguistica, di storia, quindi non è che so tutto di questo argomento, però siamo qui per chiacchierare, siamo qui per parlare. Esatto, un po' di ricerca l'ho già fatta, anche perché mi piace un sacco questo tipo di... Non so, mi piace un sacco le lingue e anche la storia, e quindi mi piace un sacco capire un po' com'è che le lingue hanno cambiato lungo gli anni. E per quel video ho dovuto fare un po' di ricerca, e quindi il portoghese... Una cosa che non ho menzionato in quel video è che c'è sempre un po' di influenza delle lingue che erano qui dove è adesso il Portogallo, prima che fosse arrivato l'impero romano. Quindi avevamo popoli celtici qui, i lusitani, che sono quelli che infatti danno il nome alla lusofonia, no? La qualità di essere portoghese, essere luso, o la lingua portoghese, la lingua lusa o lusofona. Essere un parlante di portoghese, essere un lusofono. Anche se il portoghese in sé ha molto molto poco della lingua che parlavano i lusitani, però, e non ti so dire neanche quali sono le influenze, però so che esistono. So che esistono. Non so se per esempio la parola fragola, che in portoghese si dice murengo, se non sarà una influenza di questi popoli, perché è molto diversa da fresa, fraise, fragola, e poi noi murengo. Facendo il paragone con l'italiano e lo spagnolo. Però non ti so dire, però c'è una piccola influenza. Però l'influenza principale poi viene dal latino, che i romani sono arrivati qui qualche secolo prima della creazione del Regno del Portogallo, e sono stati qui per alcuni secoli, e quindi così come l'italiano, così come lo spagnolo, così come tutto il continuo di lingue della penisola iberica, Francia, Italia, tranne alcune eccezioni come il basco, sono tutte lingue che vengono dal latino. Poi la penisola iberica, qui abbiamo avuto forse noi e le lingue della Spagna, il castigliano e forse anche altre lingue. Abbiamo avuto un'influenza dall'arabo, perché dopo i romani, i musulmani del Nord Africa, che mi sa che nel secolo VI o VII è quando, diciamo, Maometto ha avuto le sue visioni, le sue cose, un po' l'Islam è nato e quindi si è un po' sparso per il Nord Africa, e sono arrivati qui alla penisola iberica, quindi abbiamo tanta influenza dell'arabo, parole che cominciano con e anche la famosa parola Oshallah, che vuol dire magari, magari nel senso magari fosse vero, speriamo, esatto, Oshallah, che esiste in portoghese,
che in galiziano è uguale, e poi in spagnolo con la J, Sì. ojalá. Quindi c'è questa influenza, e poi direi che queste sono influenze più strutturali, no? Che, cioè, hanno aiutato a creare il portoghese come lo conosciamo oggi. Quindi Molto bene. evoluzione dal latino e poi influenza, direi, dall'arabo. Poi ci sono altre influenze forse più recenti, che io non direi che sono strutturali, perché forse fra qualche secolo Mm, le cose cambieranno in tal modo che sì. il portoghese sarà talmente diverso che parleremo di queste influenze come cose strutturali, però tipo influenze dal francese, per esempio, forse direi negli anni in cui la Francia, Napoleone, tipo quando la Francia, nel 700, Sì. 600, 700, la Francia era la principale potenza europea, influenza, quindi la R portoghese, anche più recente, la R portoghese, tanti dicono che è stata influenzata dal francese, la R, che nel Brasile è meno forte, che in spagnolo e in italiano non esiste. C'è chi dica che è stata influenzata dal francese, tante parole, questo anche in italiano, no? Il tapirulan, per Ah, esempio, certo, eh, certo, sì. il savoir-faire, Ma noi no? nel nord soprattutto diciamo pardon per dire scusa. Ah sì? Sì, sì, Ok, quindi ancora di oh più. pardon. Sì, 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 sì. Perché voi siete lì nel confine, no? Sì, sì. La parte settentrionale dell'Italia è stata influenzata di più dalla dominazione francese, perché abbiamo avuto i francesi Esatto, lì, mentre la parte centrale e sud dell'Italia presenta più un'influenza spagnola e in alcuni Mhm. casi, come la Sicilia, araba, perché c'è stata la dominazione appunto spagnola e Esatto, araba. Quindi abbiamo queste esatto, differenze anche noi. Sì, sì. esatto, esatto. E poi sì, poi voi siete molto, cioè il portoghese nel Portogallo comunque è molto più omogeneo, perché abbiamo Bravo. gli stessi confini da quasi 900 anni. Se non sbaglio, è il paese europeo con i confini più duraturi. Non voglio dire una Direi di sì, stupidata, sì. ma mi pare di aver sentito questa Può essere, informazione. sì. Sicuramente dell'Europa occidentale, cioè, Sicuramente, secondo sì. me sì. E quindi, mentre il portoghese come lingua lo cominciamo a chiamare portoghese dal 200-300, mentre in Italia l'italiano come lo conosciamo è una cosa molto più recente. Quindi Molto, molto. abbiamo una lingua molto, molto più omogenea, Mm. e che, come dicevo, di recente ha avuto più influenze magari dal francese, e sicuramente ci sono scambi con lo spagnolo, anche influenze dallo spagnolo che magari non ce ne accorgiamo, si dice così? Sì. Certo. Non ce ne accorgiamo perché le lingue sono talmente simili, Mm. e il castigliano è lì da sempre, che sono già, direi, anche differenze strutturali, no? Un po' le lingue si sono Certo. sviluppate una accanto Una all'altra. accanto all'altra. Però del francese, e più recentemente dall'inglese sicuramente. Ci sono influenze dall'inglese. A questo mi attaccherei a questo discorso per sottolineare come storicamente, no, l'evoluzione delle lingue e queste influenze accadevano su base, possiamo dire, geografica. Mhm. Cioè c'era o la cultura vicina o la cultura dominante faceva sì Della che, zona. della zona, faceva sì che una lingua si sviluppasse in un certo modo, cambiasse Mhm. alcuni suoi aspetti. Mhm. Mentre oggi tu mi insegni che questa cosa sta succedendo appunto anche a distanza, Esatto, esatto, con in mezzo un oceano intero. Abbiamo visto esatto. quanto il portoghese del Brasile possa influenzare, grazie a Mhm. internet, un ragazzo o una ragazza che cresce in Portogallo. Lo stiamo vedendo naturalmente anche per la maggior parte delle lingue del mondo con l'influenza dell'inglese. Ma di nuovo, Mhm. questo è un piccolo Mhm. teaser, parleremo dell'influenza dell'inglese sul portoghese e sull'italiano in un In un prossimo futuro video. video. Sì, perché Esatto. io chiaramente, caro Leo, vorrei invitarti nuovamente su questo canale Grazie. E io a, volentieri, lo faccio volentieri. a parlare di lingue, di influenze e di tutte le cose che ci piacciono.
Quindi io ti Esatto. ringrazio Leo per essere stato qui e ci vediamo alla prossima occasione. Grazie Stefano, è sempre un piacere, è stato un piacere essere invitato ed è sempre un piacere parlare con te di queste cose che alla fine ci appassionano, quindi ci vediamo nel prossimo video su questo canale. Ciao, ciao a Ciao tutti. ciao.